I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo una clutch davvero particolare sia per la chiusura a triangolo che ho utilizzato ma anche per l'impiego del punto freccia. Adesso andiamo a vedere tutti i materiali che ci serviranno per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate. Quindi mi raccomando non perdetele di vista e come al solito avrete la possibilità di personalizzare nella scelta del colore. Io oggi vi propongo due nuove tonalità del cordino Inda, il 43 e il 44, poi nel kit oltre due rocche, quindi a vostra scelta come tonalità, troverete una base già pronta 30x10, una chiusura a molla dalla forma un po' particolare, che misura 22 cm, circa 70 cm di catena e due moschettoni. Come uncinetto lavorerò il 3,5, ma con l'Inda potete anche utilizzare il 4 e il 4,5. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo dal lato più corto, quindi iniziamo a contornare la base con dei punti bassi e solo per il primo giro utilizzerò un uncinetto più piccolo, così mi verrà in modo più facile inserire l'uncinetto e il cordino. Allora, io prenderò, inizio col colore più scuro, che sarà poi quello con cui terminerò la mia lavorazione. Faccio un cappietto, inizio dal centro e inizio a realizzare due punti bassi sul primo punto. E nel frattempo mi vado a lavorare anche la codina, che la comincio a incastrare. Nel punto seguente farò altri due punti bassi. Invece nei tre successivi ne farò 3, quindi 1, 2 e 3. Anche in quello successivo, sempre 3, e in quello ancora dopo. Sul lato più lungo andremo a realizzare due punti bassi in ogni foro, in questo modo, ad eccezione del punto centrale, quindi qui, dove ne andremo a creare 3. Tutto il resto sarà identico, quindi 3 in questi dell'angolo ne facciamo 3, poi qui ne facciamo 2, qui 3, perché il punto freccia ha bisogno di un multiplo di 6, quindi il mio totale sarà 126 punti. Per questo motivo da questa parte e da questa parte saranno gli unici due punti sul lato lungo dove andrò a inserire 3 punti bassi. Quindi si continua. Voi potete, se partite da una base diversa, magari sempre 30x10, ma avete dei più fori, eccetera, l'importante è che il totale dei nostri punti sia un multiplo di 6. Fatto questo, ci rivediamo per vedere come realizzare il secondo giro. Finito tutto il primo giro, io adesso posso lasciare l'uncinetto più piccolo e prendere l'uncinetto di lavorazione 3,5. Quindi a questo punto facciamo una catenella e andiamo a realizzare un giro di punto basso in costa, quindi prendendo solamente l'asola esterna, per cui non tutta, ma solo questa. Senza creare più aumenti, quindi mi raccomando, l'importante è ottenere un numero che sia un multiplo di 6. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo qui per vedere come proseguire. Completato quindi questo primo giro in costa di punto basso, adesso ne andiamo a realizzare altri due non più in costa, quindi fatta la catenella, andiamo a realizzare altri due giri a punto basso normale per un totale così di 3 giri, uno in costa e 2 normali, sempre senza aumenti, quindi andando a lavorare tutte le maglie che ci ritroviamo sotto, in questo modo. Quindi li completiamo e ci rivediamo per iniziare il punto freccia.
Finiti i 3 giri a punto basso, quindi vi ricordo il primo in costa e gli altri 2 normali, adesso iniziamo col punto freccia e nel frattempo facciamo anche il cambio colore. Io vado a chiudere col punto bassissimo, ma anziché chiudere col colore precedente, io prendo il nuovo colore a cui ho già fatto un cappietto e vado a chiudere col punto bassissimo in questa maniera. Io non stacco il colore perché tanto mi viene più comodo poi tirarmelo nel momento in cui farò l'altro cambio colore. Fatto questo faccio una catenella e adesso che faccio? Faccio 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso io conto, perché adesso devo andare a creare una maglia altissima sul punto successivo in rilievo, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, quindi cosa faccio? Prendo il doppio filo sull'uncinetto e vado sul mio sesto punto e vado alla base del primo giro. Lo avvolgo in questa maniera e vado a creare questa doppia maglia alta a rilievo. In questo modo, vedete? Poi la maglia bassa che sta qui non si realizza perché c'è la nostra maglia alta doppia e proseguo continuando con 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente vado doppio filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, sul sesto qui, vedete, lo avvolgo in questa maniera e mi sviluppo la mia maglia alta doppia. È un po' più complicato il primo giro per trovare il punto esatto, però dal secondo poi andiamo di lato e quindi vi farò vedere che è più semplice, vedete? Si prosegue, mi raccomando, questa maglia non si realizza perché abbiamo creato la maglia alta doppia, quindi si prosegue, quindi con 5 punti nuovamente. Questo lo facciamo per tutto il giro, 3, 4 e 5. Doppio filo sull'uncinetto, mi conto un'altra volta, vado sul sesto punto, qui alla base, vedete, qui, e vado ad eseguire la mia maglia alta doppia. Vedete, questo sarà il risultato. Completiamo il primo giro, quindi facciamo la stessa cosa per tutto il giro e ci rivediamo per farvi vedere come iniziare il secondo. Ho completato il primo giro, questo è il risultato. Adesso procediamo a fare il secondo. Facciamo una catenella sul primo giro, quindi all'inizio, anziché fare il primo punto basso su questo, passiamo direttamente al secondo e ne contiamo 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, che cadrà sempre, quindi il quinto punto sopra la maglia altissima. Nuovamente 2 volte filo sull'uncinetto, adesso dobbiamo fare qui accanto, ma non più qua, ma nel rigo più in alto, la stessa cosa, ovvero sviluppare questa maglia altissima. Vedete? E di nuovo 5 punti bassi. Vedete, questo giro sarà più facile, tutti quelli successivi, perché abbiamo anche un punto di riferimento. Il quinto deve essere sempre la nostra maglia altissima. E adesso doppio filo sull'uncinetto, vedete, non la facciamo qui, ma accanto, ma più in alto, quindi nel rigo successivo.
Vedete, avvolgiamo il punto basso e completiamo la nostra maglia altissima a rilievo. Vedete, questo sarà il risultato. E procediamo. Mi raccomando, contiamo e assicuriamoci sempre che i punti siano giusti e che il quinto punto basso deve cadere sempre sulla maglia altissima. Nuovamente doppio filo sull'uncinetto, vedete, io punto qui e faccio a rilievo la maglia altissima. E questo sarà il risultato del secondo giro. Completiamo questo, ne facciamo un altro perché saranno 3 giri e ci rivediamo per rivedere come rifare il cambio colore. Completati quindi i 3 giri, vedete, siamo arrivati qua, adesso dobbiamo cambiare un'altra volta il colore. Quindi dobbiamo chiudere con una maglia bassissima qui, io riprendo il colore di prima, per questo non lo taglio, e vado a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo. Faccio una catenella e solo sul primo punto comincio dal secondo e mi conto i miei soliti 5 punti bassi. 2, 3, 4 e il quinto deve cadere sull'ultima, vedete, maglia altissima. Al solito doppio filo sull'uncinetto, vedete qui ho fatto l'altra maglia alta, adesso devo andare sempre a salire, quindi la faccio accanto ma nel rigo più in alto e ricomincio perché poi la sequenza sarà sempre questa. L'unica cosa, ogni 3 giri vado ad effettuare il cambio colore. Quindi di nuovo 5 punti bassi, il quinto accertiamoci sempre che sia sulla maglia altissima, sull'ultima, e di nuovo vedete qui c'è l'ultima, non la devo fare qui accanto ma qui sopra, quindi sempre a salire in maniera tale che comincia così a intravedersi il nostro punto freccia. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete? E di nuovo io qui di lato ma sempre un rigo in alto, quindi un rigo più in alto, vado a fare la mia maglia alta doppia. Vedete? Forse così è più chiaro, si comincia a intravedere il punto freccia. Adesso faremo una serie di giri fino ad arrivare a circa 20 cm, poi comunque sarò precisa, e andiamo sempre ad alternare ogni 3 giri il colore. Ci rivediamo non appena abbiamo di nuovo il colore scuro e vediamo come proseguire. Ed ecco il corpo borsa quasi ultimato. Io alla fine, oltre questi 3 giri, ne ho fatti 33, quindi vedete alternando il colore. Adesso io riprendo il colore con cui ho iniziato, non faccio più il punto freccia, ma vado a creare dei punti bassi ed ogni 4 farò una diminuzione solo in questo giro. Quindi praticamente arrivato qui dove c'è il punto altissimo a rilievo, entro, non chiudo, passo in quello successivo e chiudo tutte e due insieme. Vado avanti in questo modo e nuovamente sul punto alto doppio a rilievo vado a fare l'altra diminuzione e faccio questo per tutto il giro. Questo sarà l'unico giro in cui creiamo questa piccola diminuzione per stringere leggermente la nostra lavorazione e poi ne faremo altri 2 senza creare nessuna diminuzione, quindi con tutti i punti che ci vengono appunto di sotto. Fatto questo ci rivediamo per l'ultimo giro e per poter iniziare a cucire la nostra molla.
Ho ultimato i 3 giri, quindi il primo con questa piccola diminuzione e gli altri 2 senza. Adesso io vi spiego perché ho messo questi marcapunti anche nella posizione. Allora, questo è il centro della nostra borsa e mi raccomando prendiamolo perfetto perché la centratura è la cosa fondamentale per la riuscita della borsa. Questa è la nostra molla, quindi in sostanza il centro, ora ve la faccio vedere bene il motivo dei marcapunti laterali, quindi in sostanza poi la leghiamo bene e vi faccio vedere. Questo coincide e questo coincide con il centro, quindi da questa parte e da questa parte. Ora, questa chiusura verrà cucita, quindi attaccata al pannello fino al marcapunti che ho messo, e invece in questa parte verrà soltanto lavorata a punto basso, ma lasciando libera questa parte. Idem da questa, quindi cosa ho fatto io? Tanto ve lo farò vedere. Qui ho preso il centro, ho staccato 12 punti da questa parte e 12 punti da questa, ovviamente anche da questa parte. Perché? La parte che lasciamo libera verrebbe troppo aperta, quindi noi che cosa facciamo? Qui abbiamo chiuso e in sostanza in questa parte centrale che non verrà agganciata alla molla lavoriamo dei punti bassissimi, mentre qui punti bassi normali, punti bassissimi e punti bassi normali. Quindi questo fino a qua. Poi, dopodiché, saremo pronti per poter cucire, quindi alloggiare la nostra chiusura. Quindi vi faccio vedere. Noi siamo qui che abbiamo terminato e cosa facciamo? Questa è la parte libera, quindi facciamo dei punti bassissimi, così andiamo a restringere un po' questa parte. Quindi vi faccio vedere un attimo ed è veramente questa parte molto semplice. Vedete? Andiamo leggermente quindi a stringere la parte che rimane libera fino ad arrivare poi dove c'è il marcapunti. Dal marcapunti in poi noi andiamo a fare dei punti bassi perché qui poi verrà da questo punto in poi agganciato alla molla. Quindi la molla verrà comunque rivestita, ma ci saranno solo questa parte e questa parte agganciata e il resto lavorata a punto basso ma libera dal corpo borsa. In ogni caso non vi preoccupate perché adesso io ve lo faccio vedere. Quindi come vedete qui sto lavorando dei punti bassi normali. Quindi punti bassi normali, arrivato qua da questa parte a questa parte punti bassissimi, nuovamente punti bassi fino ad arrivare da dove abbiamo iniziato punti bassissimi. Quindi completiamo anche questo giro e saremo pronti per alloggiare la chiusura a molla. Ho completato l'ultimo giro, adesso sono pronta per cucire questa calamita che verrà cucita quindi da questa parte qui agganciata, mentre questa sarà libera. Qui ovviamente ci andiamo a fare dei punti bassi ovviamente, ma dove c'è l'altro marcapunti praticamente verrà agganciata. Comunque non niente paura, ve lo faccio vedere. Io ovviamente ho finito la lavorazione, riprendo il filo, faccio un cappietto sempre con lo stesso uncinetto, mi aggancio da questa parte in questo modo e inizio col primo punto basso e in ogni punto basso sottostante ne facciamo 2, così la molla verrà ben serrata. Quindi vedete qui c'è l'altro punto basso, io entro, avvolgo la chiusura, faccio il primo, nello stesso punto ne faccio un altro e proseguo fino a dove abbiamo il marcapunti, che adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Quindi sempre 2,
scusate, in questo ne avevo fatto uno, ah no, giusto, 2, quindi qui procediamo con il primo e il secondo, andiamo avanti e compreso il punto dove abbiamo messo il nostro marcapunti verrà avvolto, quindi lavorato in questa maniera. Ci siamo quasi. Quindi vedete, qui abbiamo il punto segnato, anche questo ce lo andiamo a lavorare, quindi andiamo a fare 2 punti bassi avvolgendo la chiusura. E adesso questa parte rimarrà libera fino all'altro marcapunti, ma ovviamente avvolgiamo la nostra molla. Non c'è un numero ben preciso di punti che farò, dobbiamo fare in modo di farla ben fitta, anche per non far intravedere la molla. Vedete? Quindi io stringo in questo modo, così la molla non si vede. E proseguo. Quindi ci rivediamo prima dell'altro marcapunti per farvi rivedere come agganciare nuovamente la molla. Sono arrivata dove c'è l'altro marcapunti. Allora, ovviamente non c'è un numero stabilito di maglie, però è meglio contarle, perché così dall'altra parte lo facciamo dello stesso numero. Nel mio caso io ne ho fatte 50, poi dipende se usate lo stesso cordino e se avete la stessa misura della molla. Quindi che cosa facciamo? Una volta che siamo arrivati a questo punto, togliamo il marcapunti e ricominciamo ad avvolgere la nostra chiusura, sempre lavorando in ogni foro, in ogni punto sottostante 2 punti bassi, così come sto facendo. Quindi vedete, dal punto in poi mi riaggancio e continuo la lavorazione. Quindi dobbiamo stare semplicemente attenti a prendere il centro della borsa, quello che vi ho detto prima. Vedete? Quindi qui rimane aperta, ma più ristretta, perché ho fatto il punto bassissimo. Quindi che cosa facciamo? Arriviamo fino a qui, facciamo la stessa cosa, poi se fate i miei stessi punti io ne faccio 50 liberi e poi arrivato qua mi vado a chiudere e completare. Quindi poi mettiamo 2 moschettoni e la nostra catena e la borsa è finita. Quindi ci rivediamo quando tutto è completato. Ed eccola qui, sono veramente soddisfatta del risultato, sia per l'utilizzo di questa chiusura a molla triangolare che per il punto freccia, che la rende davvero molto originale. Guardate, indossata, quindi la possiamo portare in questa maniera, oppure con la tracolla che troverete nel kit. Guardate, è davvero una bellissima borsa. Vi ricordo che il kit sarà in sconto del 30% su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, nelle date che vedete scritte, e potete anche personalizzare il progetto. Questo è quello che mi rimane delle rocche, quindi avete un filo abbondante per poter realizzare qualche altro progetto. Potete comunque scegliere tra tantissime tonalità, perché Inda ha aggiunto 10 tonalità, tra cui queste 2, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Volevo darvi l'appuntamento per oggi alle ore 17, sarò in live sul canale YouTube di Borgo dei Pazzi, dove parleremo anche di questo progetto, quindi se avete dei dubbi mi raccomando approfittatene. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Only you that can do it like that. Yeah, yeah. I like it with you.